Mapex Mars Series, anni 90, cassa 22x16, tom 12x10, 13x11, timpano a terra 8 tiranti 16x16, le classiche misure power di quegli anni. Mapex serie Mars è un vintage anni 80-90 circa, faceva concorrenza alla famosa Pearl Export. Ovviamente da non confondere con l'attuale Mars che appunto si può ordinare adesso sul sito della Mapex. Parliamo un po' di questa, è una 4 pezzi. Abbiamo i tube lugs che stanno anche un po' tornando di moda, infatti Tamburo sui nuovi modelli sta adottando il tube lugs. Wrap color vino, i tom sono forati, quindi il classico supporto con il reggitom stile Pearl che si inserisce dentro. Cerchi in tripla flangia da 2 mm, le misure sono power, 12x10, 13x11. Abbiamo veramente una buona risonanza. Come tipo di legno non ne sono molto sicuro, ma potrebbe essere un tiglio, forse qualche strato di betulle. Insomma, su web non ho trovato molto. Comunque all'interno il legno è chiaro, c'è anche una simpatica venatura e comunque il fusto è curato. La gran cassa mantiene 8 tiranti, è una 22x16. Il sistema di regolazione del piedino non mi ha molto entusiasmato. I cerchi sono in metallo che comunque sono soggetti a deformazioni nel tempo, come anche il legno. Le gambe del timpano sono semplici, come anche gli attacchi, come quelli della Pearl, diciamo, le Pearl Export. Mi sono piaciute entrambe le G1 e le G2. Con le G2 abbiamo più risonanza, infatti il 16 dava un po' più di vibrazioni. I tom risuonano, diciamo, il giusto. Sono stati anche molto semplici da accordare, col mio stupore. Parliamo un po' della gran cassa. Con la EMAD sabbiata veramente ha un suono bello compresso. Anche il fatto che sia una 22x16, ti devo dire che in studio appunto può fare la differenza in fase di registrazione, il fatto che sia più corta, quindi più gestibile. Con la Powerstroke 3 Claire purtroppo però l'ho sentito un po' troppo chiuso come suono. Sai quella sensazione quando tu metti la testa sott'acqua e senti i rumori all'esterno? Quello un po' chiuso. Ecco, lo stesso dicasi con la Powerstroke 3. Quindi secondo me con la EMAD sabbiata è la pelle giusta per questo set. Tra l'altro farò un video più in là di come usare il tom da 13, che magari è una cosa che non è più di moda attualmente, però possiamo trovare diversi utilizzi se proprio non ti piace lo scalo 12-13. Tra l'altro una cosa che ho notato, il rivestimento dopo circa 30 anni di stagionatura non ha avuto bolle, cioè non è risentito veramente in nessuna zona dell'effetto del tempo, diciamo. Di solito si scollano ed è questo un buon segno, perché non sappiamo le batterie acquistate adesso quanto potrebbero durare nel tempo. Il fatto di vedere che una trentenne si mantiene ancora così giovane è un buon segno di una buona costruzione che usavano all'epoca, e questo insomma ci tranquillizza. Ovviamente trovandola usata non superare le 200 euro secondo me per una 4 pezzi, magari se c'è il rullante anche qualcosa
in più puoi puntare alle 250. Insomma, sta un po' a te, io te la consiglio appunto se vuoi avere una batteria muletto e ti piacciono ancora avere quei suoni profondi. Va bene, ci vediamo sul gruppo Batteristi Garantiti, iscriviti anche al canale Scegliere la Batteria qui su YouTube. Ti metto qui sotto il link in descrizione di altre batterie, più in là farò anche il test sulla Pearl Export, così mettiamolo un po' a confronto a livello di suono. Ci vediamo alla prossima, ciao!